Vuoi fare il pizzaiolo? Bene, impara il mondo della panificazione, non della pizza. Questa qua è una crema, non è un impasto. Questa è acqua. La macchina è pulita e stiamo parlando di un 85% d'acqua, Questo è il segreto, vedi? L'acqua. Vedi se scoppia, senti? Stop! Sento anche tanti che dicono lievito madre. Lavorare con il lievito madre è un esaurimento. Ma secondo voi, perché a volte vi è mai capitato di mangiare la pizza e bere tanto? Perché? Ehi, scrivetelo nei commenti, che sono curioso. Questo è un prefermento che abbiamo fatto 24 ore fa. Ho studiato, ho elaborato, perché io mi diverto con questi prefermenti, è il Delish. Diciamo è una via di mezzo tra biga e polish. Si chiama Delish. Diciamo una biga più idratata, oppure un polish meno idratato, diciamo così. Ok, un prefermento idratato all'80%. No, a rendere l'impasto più digeribile, e la fase di impastamento ci aiuta a far assorbire più acqua alla farina. Non è che l'impasto che tu metti tutto nell'impastatrice, acqua, farina, sale e lievito, aspetti che lievita, diciamo che il panetto si gonfia, poi mangi, come la classica pizza. No, lavorare per i prefermenti è molto più impegnativo, devi starci dietro, devi stare dietro alle temperature della farina, dell'acqua, di tutto, di estate, d'inverno. Perché chi lavora con i prefermenti deve dare sempre un prodotto uguale. Non è che tu vieni oggi, ti mangi una pizza, no? Dici, ah, buona, bella sta pizza, poi vieni domani perché è cambiato il tempo, è cambiato tutto, che è più umido, è più caldo, è più secco, è più freddo, ti mangi una pizza totalmente diversa. Dici, ma come hai cambiato pizza? No. Questa è la difficoltà di lavorare con i prefermenti. Iniziamo con il rinfresco del lievito. Ora mettiamo anche la farina di rinfresco. Pensa a questo impasto qua, arriviamo intorno all'82-83% d'acqua. Ora stiamo usando la retromarcia, vedi? Perché? Perché così si assorbe più velocemente l'acqua, dato che questi impasti, questi prefermenti, diciamo, hanno bisogno di impastare poco, non tantissimo, assorbono molto velocemente l'acqua. L'acqua va messa poco alla volta, mai tutta insieme. Diciamo la farina non ha il tempo di assorbirla e l'impasto diventa molle. Invece noi abbiamo bisogno di un impasto comunque tenace. Questa qua è una crema, non è un impasto. Poi ti faccio vedere dopo. Guarda com'è grezzo. Vediamo che combiniamo. Carichiamo l'acqua. A me piace approfondire le cose, non è che dico il pizzaiolo di quartiere mi insegna la ricetta, quello è l'impasto, quello è quello. Poi arriva un cliente e mi dice perché hai fatto questa cosa? E dico perché mi ha insegnato quello. No. Il mio carattere proprio è questo, ho detto ok, vuoi fare il pizzaiolo? Bene, impara il mondo della panificazione, non della pizza. Dopo senti come scoppia, sei scoppietto. Comunque le fasi più importanti di un impasto, ok? Sono le fasi iniziali, dove noi andiamo a creare il glutine, la struttura della maglia glutinica, ok? E le fasi finali, dove andiamo a chiudere l'impasto. Queste sono le fasi più importanti della fase di impastamento, diciamo, perché aiuta, cioè ci fanno capire se l'impasto esce male proprio da questo. Ora ti faccio vedere.
Già si è creata la maglia glutinica, vedi? Piano piano si crea la zuppa. Poi per esempio noi la prima fase, diciamo, vedi, ora la macchina sta girando lentamente, no? Ok, diciamo di prima velocità. Ma gira per un massimo di 7-8 minuti così. Per poi, quando passiamo alla seconda velocità, che serve, a cosa serve la seconda velocità? Serve proprio per far assorbire più acqua all'impasto, ok? Perché andiamo a spezzare la maglia glutinica, la andiamo a stressare. Quindi andandola a stressare, quella diventa più elastica e assorbe più acqua. Nella seconda fase gira un massimo di 3-4 minuti. A chiusura di impasto, finito. Per un totale di 10-12 minuti, poi varia anche tanto in base all'acqua che ci metti nell'impasto e alla farina che usi, perché le farine, ci sono farine e farine che hanno assorbimento diverso, diciamo, capito? Quindi tu devi capire anche la farina come risponde nella fase di assorbimento d'acqua. Tutti dicono biga, ma attenzione, ci sta il prefermento tipo biga che va dal 45 che poi aumentano fino al 50-55%, e poi c'è la biga, proprio la classica biga, quella del nostro maestro Giorilli che ha inventato la biga, che va dal 44 al 45%. La temperatura del preimpasto va dai 18 ai 19 gradi massimo e deve fermentare per un minimo di 24 ore, quindi la biga è molto impegnativa come preferimento. Questo è il segreto, vedi? L'acqua che ci aiuta a rendere la pizza più digeribile. Più acqua riesci a mettere in un impasto, più la pizza risulterà scioglievole, un impasto più digeribile. Perché? Perché un panetto è formato più da acqua che da farina, no? Ti trovi? Se ti faccio un impasto idratato all'85%, in un panetto di pizza c'è più acqua che farina. Quindi quando vai a mangiare, che ti mangi? L'acqua. Come ti fa rimanere l'acqua sullo stomaco? Spiegati. È un po' sì. Quando lavoravo nella pizzeria, poi la sera, no? Cosa facevo? Dicevo sì, ok, mi imparo l'impasto della pizza, però quando qualcuno mi domanda, io non so spiegare bene, andavo a lavorare dai panettieri, con gli anziani, no? Questo preferimento per questo, usa questa farina che ti serve per questo tipo di impasto, poi usa quest'altra per il rinfresco, e mi spiegavano. Poi ho iniziato a studiare, cioè a specializzarmi proprio nel mondo della panificazione, e i risultati si vedono. Ora partiamo con la seconda fase, guardate. Pensate che questo impasto qua adesso già stiamo parlando che è un impasto che sta sul 79-80% e la zucca, ok, già è chiusa. Guardate. Ora cosa facciamo noi? Ora noi andiamo a spezzare di nuovo questa zucca, la andiamo a rompere in tanti pezzi, così andiamo ad aggiungere anche il sale. Perché? Perché così riesce ad assorbire più acqua. Guardate. Il sale. Parte la seconda velocità. E ora la zucca, vedete? Si rompe di nuovo, si spezza. Ecco qua. È il momento di aggiungere l'acqua a filo, perché in questa fase qua l'impasto assorbe tanto. Quando andiamo a spezzare di nuovo la maglia glutinica, ok? Vedete? Sempre con calma però, perché se si esagera poi l'impasto non ce la fa più a chiudersi, la zucca non si forma più. Con calma, vedete? Quando si sta per chiudere di nuovo, poi aggiungiamo. Ora siamo arrivati all'82-83 e ce n'è ancora, ce n'è ancora un po', abbiamo l'85, 85-86, non è proprio preciso Vedi se scoppietta, senti? Top! Ah! Il passo è chiuso, aspettiamo che la zucca si fa bella liscia. Io gli metto un filo d'olio giusto per aiutare dopo a staccarsi quando lo devo alzare, capito? Senti come scoppietta? Vuol dire che la maglia glutinica è arrivata al suo limite di assorbimento. E questa è una fase molto importante, per esempio nella fase di chiusura, vedi? L'impasto non deve girare troppo, perché? Perché altrimenti andiamo a stressare la maglia glutinica, andiamo a surriscaldarla e poi ci darà problema nella fase di apretto. L'apretto è quando, diciamo, il panetto diventa pizza.
Ecco qua, stop. E molte volte quando non viene lavorata bene, cosa succede? La pizza risulta gommosa, perché ha una maglia glutinica troppo rigida. E quando tu vai a masticare, ti dà l'effetto della gomma. L'acqua, capito a cosa serve? Fa rilassare l'impasto, lo fa diventare crema, scioglievole. Lo deve riposare un quarto d'ora, giusto per rilassarsi. L'abbiamo fatto esaurire questo impasto con il mal di testa, facciamolo riposare. La sera mangi la pizza, ti è mai capitato che ti metti a letto e bevi le casse d'acqua? Hai mangiato una pizza che non era lievitata bene, perché? Perché la farina, che è un organismo vivo, se non rispetta il suo ciclo di vita intero, cosa fa la farina per natura? Assorbe i liquidi. E quindi tu bevi e ti gonfi. E tanto perché dici, ho mangiato la pizza mi sento gonfio. Questo è il modo. Mo abbiamo fermato la macchina, no? Mo l'abbiamo fermata, che sono 5-6 minuti. Guardate già che differenza che ha all'impasto, guardate tutte queste bolle. Vedete? Tutte queste bolle. E guardate, prima visto l'hai toccato anche tu, no? Era bello solido, era duro. Ok, guarda adesso. Con 5-6 minuti. Però guarda la cosa bella qual è. Guarda, questa è acqua. Vedi? È tutta acqua. Guarda qua. È una crema. Guarda qua. Vedi la mano? Vuol dire che la farina ha assorbito bene. La maglia glutinica è perfetta. Da cosa lo capiamo? Lo capiamo da questo. Che non si attacca la farina né alla mano né alla macchina. Vedi? La macchina è pulita. E stiamo parlando di un 85% d'acqua, eh? Vedi? Guarda, abbiamo alzato l'impasto ora. Vedi? Guarda, 85%. Vedi se è pulita la macchina oppure se è farina in basso attaccato. Cioè, vabbè, lascia stare questo, però guarda. Vedi? Vediamo dopo se diventa ancora più elastico. Proviamo. Andiamo. Questo qua però deve riposare adesso, eh. Deve riposare un bel po' questo qua. Lasciamo così. Ma pure 40 minuti, un'ora, eh. Vediamo, guarda com'è il solito adesso, faccio vedere tra un po' se cambia qualcosa. Essendo anche tanti che dicono lievito madre, lavorare con il lievito madre è un esaurimento. Una volta cresce, una volta non cresce, una volta è acido, una volta è poco acido, una volta devi rinfrescare. La pizza non è mai uguale. Invece con il prefermento, perché questi prefermenti vengono comunque lavorati a freddo. Quindi una volta che tu capisci le temperature della farina, di questo, di quello, diciamo come il prodotto, quasi sempre uguale. Però anche può farti lo scherzo, se non stai attento. Guardate adesso come se di nuovo si è stressato. Vediamo se cambia qualcosa. Sono passati più o meno, no precisissimo, una quarantina di minuti. Guarda già come è cambiato l'impasto. Vedi come si elasticizza, vedi? Maglia glutinica, guarda. Noi iniziamo a fare i panetti. Ma giriamo sui 2,60-2,70. Vedi, per esempio prendi questo 2,70. Finiamo di fare tutto qua il nostro gioco. Va a nanna e domani ci mangiamo la pizza. Resistenti all'acqua. Ora vi faccio una domanda, dai, una domanda che sono curioso di sapere le risposte. Da cosa riusciamo a capire se un impasto ha lievitato bene e ha fatto tutto il ciclo di vita, rispettato tutto? Ehi, scrivetelo nei commenti, che sono curioso. In tanti, non è che non avete vergogna, non avete paura. Divertitevi. Ora facciamo il mare di pizze. Da questo qua escono una media di una ottantina di pizze, più o meno, per giù. Sta pizza qua è a mare galliccia. Noi ci stiamo divertendo, questo lavoro qua lo facciamo per divertimento e per passione.
importantissimo dare lo schiaffo sull'invaso. Vai. Grazie. Vedi? Altra domanda. Perché non si attacca alle mani? Si ha tutta quest'acqua? Mi sto riempendo di domande, ma questo... Si tratta dell'85%, 86% e vedi se si attacca. Vi aspetto sempre nei commenti. Così si impara anche tanto, secondo me, no? Io ti dico una cosa, tu me ne dici un'altra. Una community dove ognuno può dire la sua, no? Il suo pensiero, senza cattiveria. Un grande gruppo di amici pizzaioli, no? Avete capito qual è l'impasto, il segreto dell'impasto? Il segreto è quello là di impegnarsi, perdere la testa sulle cose, provare, sbagliare e imparare dai propri sbagli. Tu dici, com'è possibile si impasta acqua? Vediamo. Siamo pulite! Nella prima parte di impasto partiamo dal fatto che noi partiamo con un prefermento nella chiusura totale dell'impasto che ha il 70% di prefermento. Ok? Quindi siamo partiti con 7 kg di farina di prefermento e poi siamo andati con il rinfresco. Ok? Abbiamo aggiunto il restante della farina di rinfresco, cioè 3 kg. Il prefermento, come vi avevo detto, è un bilish, quindi è idratato sul 70%, 75%. E la chiusura finale d'impasto d'acqua gira sull'85-86%. Nella prima fase siamo partiti a velocità lenta, proprio perché dovevamo creare questa maglia glutinica che riuscisse ad assorbire tanta acqua, perché comunque stiamo parlando di impasti ad alta idratazione. E tutto. E nella seconda fase abbiamo aggiunto semplicemente sale e acqua. E abbiamo finito. Riposo, stagio, riposo di nuovo e dobbiamo solo aspettare il prodotto finale. Più chiaro di questo, ragazzi, non c'è trucco, non c'è inganno, vi ho detto tutto. Ora vi faccio una domanda, dai, una domanda che sono curioso di sapere le risposte. Ma secondo voi, perché a volte vi è mai capitato di mangiare la pizza e bere tanto? Perché? Ehi, scrivetelo nei commenti, che sono curioso. Questi sono per i nostri amici. Buon appetito, aiuto!